l'Elba di notte. Eccoci a Portoferraio. E di giorno il sole splende sulla baia, e così come gli innamorati cercano le labbra per baciarsi, così il sole cerca il mare per tramontare. Detto questo, vi racconterò la mia storia. Stavo trascorrendo una magnifica giornata in mezzo al mare stupendo dell'Elba, sulla barchetta storica, tutta in legno, guardate quanto è carina, del mio amico Francesco. Musica Claudia e tutti noi, veramente. Ciao ragazzi, dove volete andare di bello? Non sugli scogli, Non sugli scogli, a me è già capitato. Dalla barca mi stavo divertendo un sacco facendo delle riprese col mio fedele drone Mavic DJI. Eccolo al decollo. Ma improvvisamente sul monitor del telefonino apparve un'immagine terrificante. Squali, accidenti, eravamo circondato dai terribili squali terrori dei mari. Ma partiamo dall'inizio. Sfuggiti al Covid e alla pandemia, rigorosamente vaccinati, finalmente una bella vacanza. L'isola d'Elba è davvero carina. Arrivati col traghetto a Portoferraio, subito era di rigore qualche flash di questa bellissima cittadina dominata dalla fortezza medicea del XVI secolo. A distanza di secoli dalla sua fondazione, Portoferraio conserva ancora l'antico fascino rinascimentale. Le possenti mura fatte edificare nel Cinquecento da Cosimo de' Medici, Granduca di Toscana, rappresentano un'opera di alta ingegneria e straordinaria bellezza. Dal mare l'Elba è davvero magica. Ma anche una passeggiata a Porto Azzurro, la seconda cittadina più importante dell'isola, offre degli scorci di mare davvero fantastici. Molto carino il centro storico, dove si possono scoprire vecchie case con balconi fioriti e suggestivi angoli. Poi finalmente un'infinità di ristorantini e bistrò liberati dalle rigorose norme anti-Covid e dove si possono gustare le specialità gastronomiche dell'isola. Meglio poi se si cominciano a gustarle in barca con un brindisi. Alla faccia della non vi pare? miseria, della sfiga e del Covid. Ma torniamo alla barca attaccata dagli squali. Accidenti, sembrava che tutto filasse lisce. Dopo il decollo del mio drone e fatto delle belle riprese delle spiaggette, era di rigore una ripresa delle vecchie miniere di ferro, la cui lavorazione si perde nella notte dei tempi. I giacimenti ilbani erano infatti, fin dagli albori della storia, tra i più antichi depositi ferriferi sfruttati al mondo. Ma le miniere sono state abbandonate da 70 anni, vittime dell'evoluzione tecnologica. Ma lasciate le miniere sott'acqua in immersione, a 15 metri di profondità ammoriamo i resti di un aereo caduto in mare 40 anni fa.
ma sullo sfondo vediamo dei grossi pesci nuotare, ma non si capiva che razza fossero. Tornati a bordo, inconsci del pericolo che avevamo vissuto sott'acqua, la dura realtà appariva. Eravamo circondati da squali famelici, che prima circondavano la nostra barca e poi iniziavano ad infliggere tremendi urti. Forse sarebbero riusciti a capovolgerla e a divorarci, ma un urto particolarmente forte mi riportò alla realtà. Era solo un sogno. Ero comodamente sdraiato in piscina addormentato. C'era soltanto il mio caro Chicco. Di squali neanche l'ombra. E un delizioso profumo mi avvertiva che la cena era in preparazione. Ciao amici, grazie della visione e a presto. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video mettete un mi piace e iscrivetevi al mio canale. Ciao!